Ciao a tutti, oggi vi parlo di pedal kickback, il contraccolpo nei pedali. È vero? È finto? Ce lo siamo inventati? Dà fastidio? È già risolto con alcuni sistemi? Se ne parla nei forum, se ne parla da tutte le parti, ognuno dice la sua. Io gradisco analizzarlo tecnicamente in maniera semplice come piace a me, in maniera che tutti possiate di vostra autonomia decidere se fa il caso vostro, se è un problema, se non è un problema, se l'avete risolto e via dicendo. Il pedal kickback in realtà c'è, ma per un motivo ben preciso, causato dal tiro catena, ovvero dall'anti-squat. Che cos'è l'anti-squat? La bicicletta, quando accelera verso in avanti, un veicolo con due ruote, con due sospensioni accelera, tenderà sempre a fare il movimento di squat, quindi a alleggerire l'anteriore e a squattare, a schiacciare sul posteriore. Siccome questo è un effetto che il costruttore di bici non vuole, perché giustamente sa che l'assetto è buono mantenerlo costante quasi sempre durante l'andatura, allora ha messo un qualcosa di meccanico all'interno dei nostri telai atto a prevenire questo squattamento della ruota posteriore e l'ha chiamato anti-squat. Che cos'è l'anti-squat? In italiano io lo chiamo tiro catena. Facendo un piccolo grafico, prendendo una bicicletta con forcellone posteriore, ruota, punto di fulcro, corona anteriore, pedale. Questa è una bicicletta monopivot, quindi con un forcellone singolo infulcrato in questo punto, che nelle biciclette comunemente è chiamato IC, Instant Center, ovvero il punto nel quale avviene la rotazione dell'asse della ruota. Il costruttore ha posizionato l'Instant Center più alto rispetto al punto dove la nostra catena, i nostri piedi, la nostra potenza viene applicata, cioè questo. La catena esce dalle corone, dalla corona anteriore, va verso il gruppo pignoni posteriore da questo punto. È chiaro che se io questo forcellone, questo bilanciere, lo tiro da verso il basso, mentre vado avanti, cioè io applico un carico in avanti che sono i watt quando spingo i pedali, cosa fa la catena? Mi vuole estendere, cioè vuole estendere la sospensione, in questo caso mi vuole muovere, far ruotare il forcellone verso il basso. Questo si chiama anti-squat. In base a dove il costruttore posiziona il punto di fulcro del forcellone posteriore, che in questo caso ho detto è molto facile perché è monopivot, ma in altri bisogna fare un po' di disegni per trovare dov'è. In base a dove posiziona, la base di dove è posizionato determinerà se la bici è abile a rimanere in assetto o se squatta. Ci sono tante bici che in salita i clienti mi dicono ma se mi si impenna. Se l'hanno fatta così non si può farci niente. O blocchi il mono a sto punto, ma se vuoi pedalare col mono aperto e la bici non ha previsto dal costruttore un anti-squat, un tiro catena positivo così, non c'è niente da fare. Questo è l'anti-squat e l'anti-squat detto in parole, l'anti-squat è una cosa bellissima, però ha un grosso problema, che crea il pedal kickback. Perché crea il pedal kickback? Perché la nostra catena, che ha una lunghezza, diciamo al SAG 440 mm, quando la ruota va verso l'alto, la ruota si muove e l'asse ruota attorno all'Instant Center, che però non è allo stesso punto di dove la catena viene attaccata. A questo punto la catena, se la ruota va su, si allunga, perché questo sarebbe il vero raggio, il vero arco che crea la catena. Peccato che il rocchetto dei pignoni va qui, perché ruotano attorno all'Instant Center, che è un punto diverso. Pertanto la catena si allunga di una certa entità, che è questa X. Questo allungamento di catena non può avvenire sulla catena, perché la catena è metallica e se si allunga di 0,02 mm a maglia, ma non si allunga di 4 cm come ho disegnato nel disegno. Pertanto che cosa succede? Che la catena ha bisogno di prendere delle maglie e le maglie le può prendere o da dietro o da davanti. Spostiamoci qui e andiamo a vedere tecnicamente che cosa significa. Se la catena ha questa lunghezza e quando la ruota va verso l'alto la catena diventa più lunga, o la ruota libera e i pignoni dietro ruotano e quindi gli danno un po' di catena per allungarsi, quindi va bene, o
il davanti va verso il dietro e gli dà un po' di maglia e un po' di catena per allungarsi. Però di norma dietro la ruota libera è ingaggiata, e se la ruota libera è ingaggiata e la ruota attaccata a terra, qua non si può muovere niente in avanti, pertanto la catena non può allungarsi partendo dal dietro, non riesco a dargliene da dietro. E allora che cosa succede? Che se la prende da davanti, ed ecco lì che io quando vado c'ho il mio bel pedale che viene verso l'alto. Questo è il pedal kickback, causato dal tiro catena atto ad avere un valore di antiscuota a non farci scuotare la bici. Il pedal kickback ce l'hanno quasi tutte le bici moderne di diverse entità. È chiaro che se io vado con la marcia grossa piuttosto che con una marcia più piccola, vedete com'è meno? Sostanzialmente più la marcia è grossa dietro, più la corona è grossa, più ci sarà un tiro catena di millimetri, centimetri, pertanto più la pedivella verrà verso l'alto. Interessante però, bisogna dimostrare adesso che il pedal kickback avviene solamente quando il pacco pignoni e quindi la ruota libera è ingaggiata. Perché questo? Perché se io faccio ruotare a 25-30 all'ora la ruota e faccio andare verso l'alto l'insieme, vedete che adesso non succede più il movimento di pedale. Prima è venuto su di 15 cm, adesso non succede più. È chiaro che se fermo la ruota ritorna a esserci il pedal kickback. Diciamo che c'è una velocità sotto la quale la ruota gira talmente piano che la corona, la ruota libera riesce a ingaggiare. E una volta che ha ingaggiato, l'unica maniera per allungarsi è prendersela da davanti, quindi abbiamo il colpo nei pedali. Quindi questa è la dimostrazione che il pedal kickback avviene solo quando la velocità di avanzamento e quindi di rotazione della ruota posteriore è più bassa rispetto alla velocità di rotazione che la cassetta pignoni, dunque la ruota libera, fanno in seguito a un movimento della sospensione. Nella pratica vuol dire bassa velocità di andatura, alta velocità di sospensione, quindi scalino, curva gomito, scalino forte, altissimo, 7 all'ora, boom, prendo una bella cannonata sulla sospensione posteriore, sicuramente ci sarà del tiro catena, sicuramente la ruota libera ingaggerà, pertanto noi sentiremo la sospensione dura che non copia più niente, sentiremo il colpo nei pedali. E anche il più bello ammortizzatore del mondo non può fare nulla se il cinematismo e la meccanica che lo supportano vanno in blocco meccanico, perché quella catena si interpone tra me e la sospensione. Come si risolve il tiro catena? E quindi come si risolve il pedal kickback? La cosa più facile, mi viene da ridere, è andare forte, perché chi va forte non c'è nessuna possibilità che abbia il pedal kickback nei pedali, a meno che anche chi va forte qualche volta frena. Quindi se io freno, che cosa faccio? Interrompo per un microsecondo durante l'andatura la rotazione della ruota. È chiaro che se io ho una corona, un pacco pignoni, quindi una ruota libera che va in avanti e una ruota che va ancora più forte, la ruota libera, ho detto, non riesce a ingaggiare, a dare il tiro e a dare il pedal kick. Ma se io ho frenato in quell'istante in discesa a 40 all'ora, ho frenato, ho bloccato la ruota, a quel punto la ruota non gira più, la ruota libera ci mette nulla a ingaggiare. Ecco lì che si crea il pedal kickback anche a chi va forte, se frenano e se bloccano le ruote. Quindi la maniera migliore sicuramente è frenare in una maniera più intelligente, non bloccare la ruota posteriore, e poi ci sono chiaramente degli aiuti meccanici che funzionano. Il primo aiuto meccanico, che possiamo farlo noi stessi, è evitare di usare una marcia alta in discesa, perché più la catena è sul rapporto grande, più il pedal kickback sarà presente. Quindi perché montare una corona da 34 denti e poi dover utilizzare dietro metà cassetta, perché in discesa più di lì tanto non pedalo a 30 all'ora, 20 all'ora, quando io posso utilizzare una 26 denti e a quel punto sono costretto dietro a usare il 10, cioè l'ultima, quella che mi dà meno tiro catena. Io infatti uso 26 da sempre, o 28, perché so già che poi in discesa metto il 9, il 10 o l'11, le prime 3, che sono quelle che mi danno meno tiro.
Vedo gli altri che girano tutti col 32-34 e poi girano a metà cassetta e hanno più tiro catena. Quindi prima soluzione, corona piccola e tenere sempre l'ultima marcia dietro, se non la penultima, comunque la più piccola possibile. La seconda soluzione è tecnica e tecnicamente efficace ed è quella di avere un mozzo. Questo si chiama APK, è un mozzo che ho progettato io assieme a Gabriele di DRC. È un mozzo che ha la bellezza di 24 gradi di libertà. Questa libertà è quella che permette alla catena di essere tirata in avanti quando si allunga, senza però dare alcun pedal kickback. Infatti questa ruota è la mia personale, ce ne sono solo 2 al mondo di questi mozzi per il momento, è quella che uso sulla bici da enduro e ne ho un'altra per la bici da downhill. Questa è una 27,5, l'altra è una 29, e con questo mozzo, indipendentemente dalla velocità, praticamente io ho 0 tiro catena. È chiaro che quando devo pedalare le mie pedivelle devono fare 24 gradi prima di ingaggiare, però ho fatto 1000 test e in discesa non sento assolutamente nessun problema, anche perché prima che ingaggio le gambe hanno bisogno di un po' di inerzia per iniziare a muoversi. Quindi 24 gradi non sono assolutamente un problema. Però con un mozzo del genere si risolve totalmente il pedal kickback. È chiaro che se io compro, io l'ho avuto, il mozzo più istantaneo del pianeta, tipo l'Onyx oppure mozzi da 600 euro, Chris King o altre cose, che sono squisiti, sono meravigliosi per andare in salita, in discesa purtroppo non vanno bene come mozzi del genere, perché in discesa quelli sono sempre pronti, pertanto anche a velocità basse di rotazione della ruota, loro saranno sempre ingaggiati e daranno sempre tiro catena, daranno sempre pedal kickback. Un'altra soluzione sicuramente è di mettere sull'anteriore un sistema di disaccoppiamento con una certa libertà in gradi tra la corona e le pedivelle, che tutti conosciamo. Sicuramente un sistema che funziona, però sinceramente perché devo spendere 600 euro per un mozzo a ingaggio istantaneo e poi dover mettere un altro componente sull'anteriore, quando basta mettere un mozzo con pochissimi ingaggi e ho risolto il problema. L'altra maniera per diminuire e aiutare il tiro catena è questa, ed è il shut the fuck up, ovvero il stai zitto e non far più casino. Questo va a interporsi in questa zona dando alla catena una certa libertà controllata di movimento. Perché io voglio dare una libertà controllata? Perché mentre vado, se la catena si allunga, cioè va verso l'alto e verso il basso, guardate il pedale e la ruota libera. Ogni volta che la catena va su e giù, chiaramente si allunga e si accorcia, e questi allungamenti e accorciamenti vanno a ingaggiare la ruota libera, tirare sul pedale, fare del rumore, insomma è tutto negativo. La catena dovrebbe stare il più possibile dritta, impossibile. Però se io infilo gli STFU, chiaramente montati bene, io vado a limitare questa escursione, quindi anche in piccola percentuale l'STFU aiuta a prevenire il tiro catena. Ma ve ne dico ancora una: la grandezza di ruota, quindi il 27 o il 29, vanno a far guadagnare o far perdere un 5% di pedal kickback, e questa è la tecnica. Una ruota da 27,5 è circa 71 cm di raggio, di diametro, mentre una ruota da 29 pollici è circa 75 cm. Se noi moltiplichiamo per 3,14 diventa 222,9 per il 27,5 e 235,5 diviso 222,9, 5%. Sostanzialmente c'è una differenza di rotazione del 5%, ovvero la ruota da 29, essendo più grossa, fa più strada, quindi alla stessa velocità di andatura ha bisogno di meno rotazioni. Meno rotazioni significa che può essere presa dalla ruota libera più facilmente di quanto del 5%. Se poi io gli infilo pure un mozzo prototipo come questo qua di DRC, che ha 24 gradi di libertà contro i 12 gradi del mozzo classico, aumento del 50% più altri 5. La morale qual è? È che io, che ho avuto modo di fare tutti questi test e quindi ho un mozzo abbastanza tradizionale, questo qui è un 30 ingaggi pari a 12 gradi di libertà, abbastanza medio direi. Ci sono mozzi da un po' meno, ma molti mozzi sono molto di più.
Contro una ruota da 27,5 più piccola, che quindi già lei guadagna in pedal kickback, in più c'è un mozzo che mi fa il doppio della libertà, da 15 ingaggi passa a 30, cioè da 12 gradi passa a 24, ecco lì che sparisce tutto. Difatti io quando uso questa ruota qua mi sembra di avere la ruota bucata. Perché? Perché il tiro catena praticamente svanisce completamente, la sospensione lavora sempre libera, alle minime è uno spettacolo. Quindi questo qua era il pedal kickback, il perché avviene, il come si può correggere. Un'ultima cosa, le catene si strappano anche in discesa, esattamente, perché se io ho un forte colpo e un tiro catena e io sono molto pesante sui pedali, non lascio quindi il pedale venire su, mentre prendo una grossa botta che tira la catena indietro, chiaramente la catena a un certo punto non ce la fa più, visto i chili che ci sono, e potrebbe anche strapparsi. Questo era il pedal kickback, mi raccomando, pensate sempre quando comprate le cose del perché ci sono certi numeri e don't believe the hype, perché a volte quello che viene venduto come la cosa più bella non è la cosa migliore per divertirsi o per andare in discesa. Ciao a tutti, mi raccomando, se avete domande sotto nelle questions, e ciao alla prossima.